se volete, chiamateli punti di svolta. Sono quegli eventi, in questo caso bellici, che hanno mutato radicalmente il corso della storia all'interno del corso della Seconda Guerra Mondiale. Alcuni li abbiamo già affrontati. Pensate alla miniserie che abbiamo dedicato all'attacco giapponese su Pearl Harbor. Probabilmente senza quell'attacco gli Stati Uniti non avrebbero mai rotto il loro guscio di neutralità, nonostante fosse già in corso una guerra clandestina nell'Atlantico, e non si sarebbero impegnati direttamente nel conflitto mondiale. Poi abbiamo già parlato di Midway, il punto di svolta della guerra del Pacifico, il momento in cui i giapponesi, che erano già stati parzialmente fermati nel Mar dei Coralli, subiscono la prima cocente sconfitta, una sconfitta che non solo arresta definitivamente l'ondata espansiva nipponica, ma ottiene anche l'effetto di dare nuova fiducia agli americani per la riconquista del Pacifico stesso. Altri punti di svolta ce ne sono parecchi. Oggi ci occupiamo di uno di questi, un punto che è localizzato in una città lungo il corso del fiume Volga, una città che ha cambiato nome, ma che all'epoca portava un nominativo distintivo, conosciuto ovunque, e che ancora oggi, proprio quel nome, ricorda assolutamente solo quello, la battaglia di Stalingrado. La nostra storia inizia la mattina del 2 febbraio del 1943 ed è una mattina insolitamente tranquilla. Qua e là si sentono però grida di giubilo. C'è una comprensibile voglia di festeggiare che invade tutto quello che una volta era una grande città e che ormai è ridotto a un enorme cumulo di fumanti macerie. Dalla vecchia fabbrica che un tempo produceva mattoni e che negli ultimi mesi si era convertita ai carri armati, sino alle rovine dei palazzi e all'università. Per la prima volta, dopo 6 mesi e mezzo, Stalingrado respira un clima diverso. Il freddo, quello non si cambia, è sempre pungente e resta forse il primo nemico in agguato. Ma la morte, quella non arriverà più nei combattimenti strada per strada, caseggiato per caseggiato, addirittura stanza per stanza. Il 2 febbraio del 1943 è un giorno davvero speciale per quello che resta della popolazione e per i soldati difensori dell'Armata Rossa. È il giorno in cui l'ultimo caposaldo della Sesta Armata tedesca si arrende, decretando la fine della titanica battaglia che ha segnato la sorte in Europa della Seconda Guerra Mondiale. Stalingrado, l'abbiamo già detto, era diventata un simbolo non solo per il nome, che richiamava lo pseudonimo del dittatore di Mosca impegnato dal giugno del 1941 in un confronto serrato con Hitler, ma per l'enorme spirito di sacrificio dimostrato dalla sua gente, prima ancora che dai soldati. Uomini, donne, bambini, chiamati a combattere per difendere lo snodo del Volga e evitare che le truppe dell'asse potessero sfondare nelle pianure meridionali e dirigersi verso il Caucaso, verso i pozzi petroliferi, verso il polmone dell'Armata Rossa. Stalingrado per mesi è stata l'estrema linea difensiva dell'Unione Sovietica, costretta a mantenere e a contenere le puntate offensive dell'esercito tedesco, dello Heer e dei suoi alleati, che dopo aver fallito alcuni mesi prima l'assalto a Mosca avevano cambiato strategia, avevano optato per il cosiddetto Piano Oriente. Il nuovo obiettivo era stato rivolto verso sud, verso quel quadrante che da Baku sino ad Abadan costituisce, come abbiamo detto, il polmone energetico del Comintern e degli alleati, tutti impegnati in una vera guerra totale. Quando le avanguardie della Sesta Armata, in ottemperanza all'Operazione Blu, si spingono sino al bacino del Volga e del Don, accerchiando sui lati occidentali la città di Stalingrado. Le temperature sono ancora calde, quasi afose. 1,5 milioni di uomini, soprattutto tedeschi, ma anche italiani, rumeni, ungheresi, croati, compongono una massa enorme ed eterogenea, schierata con il chiaro intento di sfrattare i sovietici dall'area, per poi avviare la conquista del Caucaso. La tabella di marcia che è stata stilata ha richiesto un ritardo di 2 mesi a causa dell'assedio di Sebastopoli, ma quando la macchina bellica dell'Asse si rimette in moto, la sua avanzata pare inarrestabile, è travolgente. Stalin ha compiuto alcuni errori di pianificazione, errori che possono costare caro, anche se è riuscito a salvare parte delle sue armate diramando un rapido ordine di ritirata strategica. Il 17 luglio del 1942 le pattuglie di ricognizione della Sesta Armata tedesca, punta di diamante del gruppo
gruppo d'armate B, entrano nei sobborghi di Stalingrado, ingaggiano battaglia con i primi difensori, mentre italiani, rumeni e ungheresi si schierano a protezione del fianco sinistro, lungo il Don. Al comando della Sesta Armata c'è un generale sconosciuto sino a quel momento ai più. Si chiama Friedrich Paulus, non ha ancora compiuto 52 anni ed è ritenuto un ottimo pianificatore, ma con un difetto: è privo di quei requisiti che tanti ritengono fondamentale, l'esperienza sul campo. Quando alla fine del 1941 Hitler in persona decide la rimozione del vecchio feldmaresciallo von Rundstedt, che ha osato criticare le sue idee strategiche, la scelta per la sostituzione al comando cade un po' a sorpresa su questo oscuro generale, su Paulus. Pare che questo ancora oscuro generale proveniente dall'Assia goda della stima del generale von Reichenau, forse il miglior alto ufficiale dell'esercito tedesco, sotto cui lo stesso Paulus ha servito come capo di Stato Maggiore nei giorni felici, ma ormai lontani, della conquista della Polonia. A caldeggiare il nome di Paulus sono anche altri due generali, von Manstein e Halder, esperti a guerra in movimento. Ci sono però anche dei rapporti critici. Uno arriva dall'Africa, Erwin Rommel conosce Paulus e non si fida, forse perché ne vorrebbe prendere il posto, forse perché vorrebbe far carriera. Rommel dovrà aspettare un bel po' per ottenere il bastone di feldmaresciallo e essere al comando di un'armata sarebbe un ottimo viatico. L'altro è essere critico, è Heinz Guderian, il padre delle truppe corazzate. Per Guderian Paulus è un attendista, forse troppo attendista. Non è un decisionista. Insomma, non è convinto. Quello che cambia improvvisamente le carte in tavola è la morte improvvisa di von Reichenau davanti a Mosca. Il generale muore in seguito a un infarto. È un segnale infausto, ma nessuno pare coglierlo. Tant'è vero che Paulus il 5 gennaio del 1942 si insedia nel suo nuovo posto di comando alla guida di un'armata che comprende 13 divisioni di fanteria, una divisione da montagna, 3 divisioni corazzate di cui una mantenuta in riserva e altrettante divisioni motorizzate. Conscio del suo delicatissimo ruolo, Paulus si applica per eseguire gli ordini che gli giungono e approfitta del crollo del fronte meridionale all'inizio dell'estate del 42 per portare i suoi uomini a compiere un enorme balzo in avanti verso il bacino del Volga. A difendere Stalingrado ci sono le riserve strategiche dell'Armata Rossa, spostate in tutta fretta dallo Stavka. Stalin è perentorio, non vuol sentire ragioni. Non un passo indietro, ordina ai suoi il 28 luglio. Stalingrado deve resistere ad ogni costo e non importa che nelle prime settimane di combattimenti mezza città venga rasa al suolo dall'artiglieria e dall'aviazione dell'asse, mentre le riserve corazzate dell'Armata Rossa si assottigliano sempre più. Dalla riva orientale del Volga si tenta in ogni modo di portare forze fresche a rimpinguare le linee delle tre armate che si sono dissanguate in battaglia, che si sono sempre più demoralizzate dopo il crollo del fronte meridionale. Anche Paulus avverte i primi problemi, poiché le linee di rifornimento, che sono vitali, si sono eccessivamente allungate dall'avanzata LAM e il rischio di restare tagliati fuori dagli approvvigionamenti aumenta settimana dopo settimana. Ma i suoi superiori predicano calma e ribadiscono che non si deve preoccupare. Piuttosto gli intimano di schiacciare la resistenza di Stalingrado. D'altronde la città è l'ultimo ostacolo prima dell'auspicata vittoria decisiva. Per 3 mesi i soldati tedeschi combattono letteralmente sulle rovine della città, avanzando metro per metro, anche se a prezzo di enormi sacrifici. La popolazione locale è arruolata sul posto negli ausiliari dell'Armata Rossa. Ai giovani così come agli anziani è ripetuto l'ordine di Stalin: non un passo indietro. La carneficina è quotidiana, mentre la fabbrica Krasny Oktyabr converte la sua produzione da trattori agricoli in carri armati. Ad ottobre l'asse è a un passo dalla vittoria totale. Chuikov, comandante delle truppe sovietiche, è tormentato da una fastidiosa dermatite e deve al contempo vedersela con un nemico preponderante che domina persino il cielo. L'imperativo ormai diventa la difesa degli ultimi opifici e della zona dell'imbarcadero, quell'area che serve a far affluire i rinforzi e i rifornimenti da est. Tra il 14 e il 28 ottobre, in 2 settimane, i tedeschi sferrano la loro offensiva finale preceduta al solito da un terrificante bombardamento, da terra e dal cielo. Ma nemmeno stavolta i difensori cedono. Le fabbriche sembrano imprendibili. I russi si frammentano in nuclei di combattimento che difendono sino all'ultimo uomo improvvisate posizioni ricavate tra i palazzi distrutti, costringendo gli attaccanti a quella che viene definita una Rattenkrieg, una guerra di topi, casa dopo casa, pertugio dopo pertugio. Stalingrado
si salva così, con un esesimo sacrificio che evita il crollo definitivo dell'Unione Sovietica a sud. Ma non è tutto perduto, almeno per i difensori, perché quello che Paulus è impegnato a racimolare sempre nuove unità da lanciare all'attacco non sa è che dall'altra parte si stanno già preparando le contromosse che si manifestano il 19 novembre del 1942. Proprio poche ore prima di decretare l'ennesimo assalto, il comandante tedesco riceve la peggiore delle notizie. L'Armata Rossa ha lanciato l'operazione Urano, un'offensiva che irrompe da nord, distruggendo l'unica divisione corazzata presente lungo il Don. Sono rumeni, è la prima divizia blindata dell'esercito rumeno. I sovietici respingono i tentativi di soccorso portati dalle riserve tedesche che, dopo un po', anche loro devono iniziare a fare i conti con la mancanza di uomini e di materiale. Il crollo repentino del fronte del Don con la ritirata di ungheresi e rumeni provoca nel giro di pochi giorni l'isolamento della Sesta Armata, che da soggetto assediante si ritrova assediata tra le rovine. Il 23 novembre la manovra a tenaglia dei sovietici si chiude e Stalingrado è accerchiata dalle colonne meccanizzate e corazzate di Vatutin e Romanenko. Intuendo il pericolo, Paulus e il suo superiore, generale von Weichs, chiedono con urgenza a Berlino l'autorizzazione a sganciarsi e a ritirarsi a Rostov per evitare l'annientamento. Hitler però si manifesta ottuso, non vuole sentir parlare di ripiegamento. Vittoria o morte, urla. È una guerra anche di slogan. Non un passo indietro, Stalin. Vittoria o morte, Hitler. La morte è tutto ciò che Hitler ha da offrire ai suoi soldati. E in quel momento Paulus capisce che il suo comando diventerà una disperata lotta per la sopravvivenza della Sesta Armata o di quello che resterà. Da inizio dicembre del 1942 in avanti i soldati tedeschi si ritrovano sempre più a malpartito. I difensori di Stalingrado, galvanizzati dall'esito dell'operazione Urano e rinforzati da nuove truppe, incalzano gli invasori, mentre dall'anello esterno le forze meccanizzate continuano ad avvicinarsi. L'Oberkommando dell'Air prepara un tentativo di salvataggio, ma la formazione assemblata è raccogliticcia, solo 3 Panzerdivisionen sotto numero nell'organico e avrebbero bisogno di rinforzi che non arriveranno mai, di benzina che non ce n'è mai abbastanza e magari anche di una copertura aerea che non c'è. Il generale Hermann Hoth si comporta comunque egregiamente, coglie qualche incoraggiante successo, ma non basta per rovesciare le sorti complessive di una battaglia che è segnata. Occorrerebbe un ordine di ripiegamento generale che però Hitler continua a rifiutarsi di firmare. Hitler preferisce piuttosto trasformare la tragedia della Sesta Armata in uno spettacolo a beneficio della propaganda di regime. Un inutile e insensato atto di evitabile eroismo. Per il dittatore, il soldato tedesco deve combattere sino all'ultima cartuccia e morire per la gloria e il suo paese. Ipotesi alternative non sono contemplate, non esistono, non devono esserci. Mentre il gelo comincia a mordere in maniera decisa con neve e ghiaccio che ricoprono le macerie, Paulus fa il possibile per salvare i suoi. Il crollo anche degli alleati italiani che ripiegano in colonna, continuando comunque a combattere in retroguardia, è la mazzata finale. Nessuno salverà i soldati della Sesta Armata e la perdita degli aeroporti da cui decollano gli aerei da rifornimento rende drammatica la resistenza, anzi impossibile. Il 10 gennaio 1943 l'operazione Anello segna il destino dei tedeschi intrappolati che da quel momento in poi sono completamente soli. Prima di perdere le ultime piste e gli ultimi aerei, Paulus riesce a evacuare 30.000 tra feriti, mutilati e congelati, restando comunque conscio dell'impossibilità di una ulteriore difesa delle posizioni. A fine gennaio, l'offensiva sovietica si intensifica con massiccio ricorso all'artiglieria, con una scelta atta a distruggere le sacche di resistenza che una ad una vengono liquidate. Da una di queste sacche, nel pomeriggio del 31 gennaio 1943, emerge una figura alta, infagottata in un pastrano militare, con la barba lunga e le occhiaie fonde a incorniciare il viso. È Friedrich Paulus, che assieme al suo capo di Stato Maggiore Schmidt si lascia catturare dai sovietici e accetta nel giro di 24 ore di firmare la resa. Le ultime resistenze cessano alle prime ore del 2 febbraio, mentre quel che rimane della Sesta Armata, 90.000 uomini ormai privi di munizioni e di cibo, si consegna ai sovietici. La battaglia di Stalingrado, che doveva decidere le sorti della guerra ad est, si conclude con uno schiacciante successo per l'Armata Rossa. Armata Rossa che non solo salva le proprie risorse strategiche, ma ottiene nuovo slancio, al punto da respingere indietro gli invasori tedeschi fino alle pianure dell'Ucraina. Per l'asse è una catastrofe che segue di pochi mesi la disfatta di El Alamein e determina il rapido
mutamento delle sorti del conflitto. Da quel momento in avanti, le truppe germaniche dovranno combattere principalmente in difesa, tentando solo poche iniziative offensive che non porteranno benefici di sorta. Dopo aver respinto i precedenti ultimatum sovietici, Friedrich Paulus rifiuta di suicidarsi come ordinatogli da Hitler, che come ultimo stimolo gli aveva fatto conferire il bastone da feldmaresciallo. Nessun feldmaresciallo tedesco nella storia si è mai arreso al nemico, si è mai fatto catturare. Esiste sempre una prima volta. Paulus preferisce la prigionia. A Mosca diviene una voce critica nei confronti del regime nazista, stila alcuni appelli per i suoi ex commilitoni affinché cessino di combattere per una causa perdente, una causa disperata. A guerra conclusa, Friedrich Paulus sarà testimone d'accusa a Norimberga, pur continuando a essere a tutti gli effetti un prigioniero di guerra dell'URSS. Rilasciato nel 1953, si stabilirà a Dresda, nell'allora DDR, lavorando sino alla morte, sopraggiunta a causa della SLA nel 1957, come direttore dell'ufficio storico militare. Ultima memoria diretta di quella battaglia titanica, la battaglia per Stalingrado, che cambiò radicalmente il corso della guerra in Europa.